L'errore più grande che puoi commettere è quello di andare ad approcciare la verticale monobraccio subito dopo aver consolidato un pochino la verticale su due braccia. In questo video ti voglio parlare di quali sono i requisiti necessari per andare ad allenare la verticale monobraccio e li scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo, e aiuto le persone a uscire dalla fase di stallo che stiano cercando di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Oggi voglio parlarti dei requisiti che necessiti per andare a allenare la verticale monobraccio, perché molto spesso appunto si commette questo grande errore, che una volta che hai raggiunto i 30 secondi di verticale libera, cerchi molto probabilmente di approcciare subito la verticale monobraccio. Questo purtroppo è un grosso errore che fa scaturire uno stallo che dura mesi o addirittura anni, perché si saltano i passaggi principali per andare a approcciare la verticale monobraccio. Quindi fai molta attenzione, orecchie bene aperte, occhi bene aperti e andiamo a guardare subito degli esercizi. Il primo aspetto importantissimo che ti ho accennato prima è il secondaggio, e non bastano i 30 secondi per poi andare ad approcciare la verticale monobraccio, ma devi cercare di arrivare almeno a 1 minuto e mezzo di verticale libera per poi pensare di iniziare ad approcciare la verticale monobraccio. Il secondo aspetto invece è quello del massimo controllo sulle attivazioni, perché se hai anche un altissimo secondaggio in verticale libera, però sei tutto arcato e non hai il massimo controllo sul corpo, appena andrai a sbilanciare il corpo lateralmente andrai a cadere. Questo perché nel momento in cui andrai a eseguire lo sbilanciamento, effettivamente tu non sai come correggere quella posizione. Stai andando nella posizione di one arm, quindi stai andando su un braccio spostando il peso, però effettivamente non stai curando le attivazioni, e questa è una grossa problematica per la verticale monobraccio, perché ci possono essere tantissime problematiche che devi andare a risolvere. Quindi quando vai a alzare il secondaggio su una verticale ti devi assicurare che tutte le attivazioni sono corrette. Ho alzato la maglia così puoi vedere tutte le varie parti del corpo come lavorano. Da qui devi cercare di lavorare al massimo con la spinta di spalle, quindi devi cercare di portare le spalle incollate al lobo dell'orecchio. Come seconda cosa devo cercare di tirare sul torace, quindi di fletterlo. Come terzo elemento devo andare a fare bene la retroversione del bacino. Quando ho completato la retroversione del bacino mi devo assicurare che comunque i talloni stanno spingendo verso la schiena e non devo andare a carpiare, perché questa non è una corretta retroversione. Una volta che ho tutte queste attivazioni posso pensare di aumentare il secondaggio. Questo perché per andare a allenare la verticale monobraccio hai bisogno di avere un massimo controllo e un'ottima resistenza su tutte le varie attivazioni, in modo tale che quando avrai bisogno di andare a eseguire una correzione sai correggere una parte del corpo senza andare a compromettere tutte le altre. Terzo requisito è per niente scontato. Oltre ad avere un'ottima verticale in full, devi avere anche la verticale in straddle. Quindi verticale a gambe divaricate ma schiacciate verso il basso. Questo qui perché ti garantisce un'ottima retroversione del bacino. Le gambe devono cercare di arrivare circa a 90 gradi, devi rimanere sempre in massima spinta di spalle e il torace alto. Questa è la prima posizione che dovrai andare a approcciare in one arm. La verticale in straddle è un requisito imprescindibile per la verticale monobraccio se la vuoi approcciare correttamente. Questo perché è una versione molto più semplice della verticale monobraccio. Andarla a approcciare direttamente in full è davvero faticosissimo e si prendono atteggiamenti e posture molto errate che, prolungate nel tempo, probabilmente ti farà prendere qualche secondo di verticale libera monobraccio, però andando avanti negli anni purtroppo questa non migliora perché mantieni sempre una posizione scorretta. Quarto requisito, i bend laterali, ovvero la capacità di rimanere fermi con il torace e andare a inclinare solo il bacino e le gambe. Quindi dalla posizione di straddle devi riuscire a mantenere le spalle in spinta e il torace fermo e devi cercare di inclinare solo il bacino e le gambe, mantenendo sempre le gambe schiacciate dalla parte della pancia. Questo è un esercizio importantissimo per iniziare a capire come va effettuato lo spostamento di peso, e non andare ad allenare questo esercizio ti comporterà uno sbagliato spostamento delle spalle e quindi una caduta. Quinto requisito,
Le camminate laterali. È assolutamente impensabile di andare ad approcciare la verticale monobraccio se non sei capace di camminare lateralmente in verticale. Questo perché hai bisogno di capire come spostare il tuo peso in verticale. Quindi, in posizione di straddle, per farlo più semplice, dovrai cercare di spostare il peso sul braccio sinistro, allontanare il destro, spostare il peso sul destro, avvicinare il sinistro. Questo è uno dei primi esercizi che si fa prima di andare a approcciare la verticale monobraccio, perché molto spesso si pensa solo a sbilanciare lateralmente e si cade in continuazione perché non si sa controllare il peso, ma questo esercizio ti permette proprio di capire quanto sbilanciarti lateralmente e poi riprendere la posizione centrale. Sesto requisito: aumento del secondaggio nella posizione corretta di one arm. Per andare a aumentare il secondaggio nella posizione corretta puoi andare in appoggio sulle 5 dita e dovrai cercare di mantenere la massima spinta di spalle e l'ottimo posizionamento del corpo. Non andare a ricercare subito il sollevamento della mano, perché questo ti farà perdere l'equilibrio e non ti farà sviluppare la resistenza sulle spalle. Invece devi cercare di rimanere comunque in appoggio sulle due mani, con meno peso su una mano, ma in questo modo potrai cercare di andare a costruire una resistenza corretta sulle spalle. Ricercare subito lo stacco della mano è impensabile perché prenderai sempre posizioni sbagliate. Invece hai bisogno di questo assist proprio per andare a sviluppare un buon secondaggio nella posizione corretta. Non andare subito a staccare la mano perché cadrai, questo è assolutamente inevitabile, ma devi cercare di raggiungere almeno quei 30 secondi di verticale monobraccio con l'assist per iniziare a pensare di poter staccare il braccio. Questi erano alcuni requisiti che devi avere per iniziare ad allenare la verticale monobraccio. Ovviamente ci sono in realtà tanti altri requisiti, bisogna avere sempre un massimo controllo e questo non smetterò mai di dirlo. Però per farti un riassunto, questi possono essere dei requisiti di partenza. Quindi prima di andare a allenare la verticale monobraccio totalmente a caso, cerca di sviluppare almeno questi requisiti che abbiamo visto in questo video. Se vuoi studiare degli approfondimenti, degli elementi che devi approcciare prima della verticale monobraccio, ti consiglio di guardare la guida After Handstand, dove all'interno troverai tutti gli elementi su due braccia che vengono prima della verticale monobraccio. Oppure se vuoi essere seguito in questo percorso, io ti aspetto all'Online Stand Academy, troverai il link giù in descrizione, dove potrai eseguire la tua richiesta per il coaching, dove insieme andremo a seguire un percorso creato su misura per te e sulle tue necessità. Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like, fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale se non sei ancora registrato, attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i contenuti che usciranno settimanalmente e noi ci vediamo al prossimo video.